Buongiorno a tutti cari amici tifosi rossoneri, benvenuti o bentornati sul canale Milanisti. In questo video facciamo il punto della situazione, ci sono tantissime cose di cui dobbiamo parlare, parleremo ovviamente di mercato, ma parleremo anche di questa tournée, di questa mini tournée che il Milan ha fatto tra Hong Kong, Singapore e l'Australia, perché ci ha dato degli spunti interessanti di cui dobbiamo parlare per cercare di capire cosa possiamo aspettarci da questa nuova stagione. Prima di tutto però vi chiedo di aiutarmi a portare avanti questo progetto, quindi di sostenere questo canale con semplici azioni gratuite e veloci come l'iscrizione, l'accensione della campanella, molto importante per l'algoritmo, un like ai video che vedete e un commento anche tattico, ma oggi vi chiedo di esprimere le vostre opinioni perché ci sono tanti argomenti interessanti di cui dobbiamo parlare e per i quali dobbiamo confrontarci. Grazie a tutti. Allora, partiamo ovviamente dalla tournée che è la cosa, diciamo, più recente dal punto di vista del campo, quindi è quella che teoricamente ci dovrebbe interessare di più, anche se in questo momento ovviamente tiene banco il mercato. Dicevo, la tournée che non ci deve assolutamente esaltare perché il calcio estivo, come sappiamo, è menzioniero, nel senso che squadre come Arsenal, Liverpool sono squadre che durante la preparazione ovviamente non mettono sempre la gamba e non tengono determinati ritmi come faranno poi nelle partite ufficiali, quindi il livello dell'avversario era sicuramente un livello diciamo più basso di quello che sarà quel livello poi ufficiale che terranno durante tutta la stagione. E l'ultima partita, quella con il Perth, squadra australiana semi sconosciuta, è ovviamente una partita che non può fare testo dal punto di vista del partner, dello sparring partner, perché questa squadra ha dimostrato di essere di tante categorie al di sotto del Milan. Io la butto lì, poi ditemi voi, secondo me è una squadra da Serie C, forse anche da una serie più bassa della Serie C in Italia, quindi non dobbiamo esaltarci, ma ci sono tante cose interessanti di cui dobbiamo parlare. Allora, innanzitutto Allegri ha confermato quello che io vi avevo detto nel video della sua presentazione e in altri video che ho fatto nei giorni successivi, nei quali ho spiegato che una delle qualità più importanti di Allegri è sicuramente quella di avere la capacità di adattarsi alle situazioni e agli avversari. Alle situazioni nel senso che Allegri sa come mettere in campo una squadra a seconda degli uomini che ha a disposizione, perché sa come sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori e sa come creare una squadra. L'altra è che ovviamente si adegua anche all'avversario. Abbiamo visto contro Arsenal e Liverpool come è stato bravo a sfruttare i punti di debolezza dei nostri avversari e a tirare fuori quei punti di forza che saranno sicuramente la compattezza, l'essere squadra e soprattutto la fase difensiva che nella nostra squadra negli ultimi anni è mancata totalmente. Ci sono anche delle dichiarazioni di molti giocatori che sono entusiasti di Allegri e di quello che Allegri ha creato in pochissimo tempo a livello di spogliatoio, a livello di unità di intenti, a livello di mentalità, e questa è l'altra grande notizia che ci deve far contenti, che ci deve rasserenare per il futuro, perché il Milan si misurerà con i suoi avversari, quindi sapremo a che livello siamo rispetto ai nostri avversari italiani, perché quest'anno facciamo soltanto il campionato, solo dopo aver incontrato diverse squadre proprio all'interno del campionato, quindi capiremo qualcosa verso ottobre-novembre del livello del Milan rispetto agli avversari. Ma una cosa è certa, come hanno detto molti giocatori, per la prima volta dopo diversi anni siamo squadra, e questo è già tantissimo. C'è unità di intenti, ci sono giocatori che si sono stati rivitalizzati. Ho sentito dichiarazioni di Tomori, di Gabbia, di Loftus-Cheek, di Pulisic, di Leao, che sono veramente contenti dell'ambiente che è stato creato da Allegri e dal suo staff. E per ambiente non intendo solo un ambiente sereno in cui si lavora con grande professionalità, ma anche con grande
allegria, con grande disponibilità, ma soprattutto hanno sottolineato questi giocatori che l'ambiente è un ambiente motivato, c'è grande motivazione, c'è grande voglia di essere squadra, di essere uniti, di andare a combattere, di andare a vincere. E questa è la mentalità vincente che a noi mancava e che anche questa era una delle cose che vi avevo spiegato che Allegri avrebbe sicuramente portato. Quindi, al di là dei risultati, al di là del gioco, al di là delle ripartenze, delle verticalizzazioni, abbiamo visto molte cose interessanti, la difesa a 3 che poi diventa a 5, abbiamo visto l'uscita dalla linea difensiva dei difensori centrali dei braccetti di destra e di sinistra di Tomori e Pavlovic, che così possono andare a marcare a uomo i giocatori della squadra avversaria che si inseriscono fra le linee, che sono pericolosissimi. Abbiamo visto la capacità di riuscire a difendere sulle fasce con il raddoppio, addirittura a volte la triplicazione della marcatura. Abbiamo visto un trittico dei centrali difensivi molto solido anche sulle palle alte, quindi anche sui calci piazzati e le palle inattive. Abbiamo visto centrocampisti ritornare, rientrare e partecipare attivamente alla fase difensiva tenendo le linee strette e compatte. Abbiamo visto Pulisic nella sua posizione naturale da esterno di sinistra, abbiamo visto Leao punta centrale, come vi avevo detto miliardi di volte nella scorsa stagione, e in molti mi avevano criticato dicendo che Leao non poteva giocare punta centrale. Leao può fare qualsiasi cosa nella fase offensiva, ve lo dico come vi ho detto perché ho giocato a calcio e soprattutto ho giocato attaccante e quindi so quali sono le qualità e le caratteristiche che servono per fare quel tipo di ruolo. E poi abbiamo visto giocatori rinvigoriti, rinati, con un entusiasmo e una capacità di stare dentro la partita che era insospettabile. Mi riferisco ovviamente a Loftus-Cheek, ma anche a Fofana, che deve carburare ovviamente, però sembra veramente aver intrapreso la strada giusta. Ci sono giocatori come Tomori, come vi ho detto, che ha fatto dichiarazioni incredibili di attaccamento alla squadra e di felicità per questa nuova esperienza con Allegri. Abbiamo giovani che possono essere tranquillamente fatti crescere come Bartesaghi, come Comotto, che hanno dimostrato di essere giovani veramente talentuosi che possiamo usare per il nostro futuro, per creare la squadra del futuro. Quindi tante belle notizie, tante belle sensazioni positive. Poi, come ho detto, per capire a che punto siamo dobbiamo aspettare che si concluda il mercato, perché il mercato ci può dare altra spinta. Consideriamo che fino ad oggi non abbiamo ancora visto giocare Modric, che è un giocatore che sposta gli equilibri. Consideriamo che ci manca un centrocampista, un terzino destro, un attaccante e forse anche qualcos'altro, perché ci sono notizie di possibili uscite sia per Okafor che per Chukwueze. Ma intanto quello che è stato fatto con il materiale umano a disposizione è già tantissimo, perché ho visto veramente un grande lavoro da parte di Allegri e del suo staff. Questo per quanto riguarda la tournée, che adesso ci restituisce una squadra che ora chiaramente si riposerà per qualche giorno e poi ripartirà con 2 amichevoli ravvicinate in Inghilterra, e poi con i preliminari di Coppa Italia contro il Bari a San Siro, partita da dentro o fuori, nella quale sicuramente potremo testare in parte, diciamo così, il livello della squadra dal punto di vista della concentrazione, dal punto di vista dell'abnegazione, dell'applicazione di quelle che sono tutte le cose che stanno imparando in queste settimane di preparazione. E poi si inizierà col campionato con la prima partita con una neopromossa sempre in casa. Come ho detto, il Milan ha sperimentato molto bene la difesa a 3 che in fase di non possesso si trasforma a 5. Ho ipotizzato una squadra camaleontica che all'interno della stessa partita poteva variare e passare dal 3-5-2 al 4-3-3, cosa che è successa con il Perth in alcune situazioni, ma io credo che Allegri abbia capito che questa squadra difende bene con 3 difensori centrali, e quindi credo che difficilmente sposterà questa cosa, cambierà questa cosa. Quindi io credo che la squadra partirà quasi sempre con la difesa a 3 e poi si adeguerà e, diciamo, modificherà il suo assetto, magari da un 3-5-2 potrà passare a un 3-4-3, a un 3-4-1-2, ma la difesa a 3 secondo me credo che sia
uno dei pilastri fondamentali, sarà uno dei pilastri fondamentali del gioco della nostra squadra per la prossima stagione, perché ci ha dato tante risposte positive. Staremo a vedere. Per quanto riguarda invece il mercato, allora, la notizia, allora, parliamo di Yashari. Su Yashari ci sono diverse notizie. Innanzitutto Yashari incontrerà o sta incontrando in queste ore il Bruges per chiedere di essere liberato, ma al tempo stesso filtra una notizia che praticamente dice che Yashari verrà convocato non solo per ascoltare la sua volontà, che è quella di venire al Milan, questo l'abbiamo capito, ma perché pare che ci sia un'offerta dall'Arabia Saudita, e questa offerta ovviamente è un'offerta importante, da 45 milioni, con uno stipendio ovviamente molto più alto di quello che è in grado di offrire il Milan, e quindi il Bruges ha tentennato in tutte queste ore, in tutti questi giorni, in tutte queste settimane, perché aspettava di poter parlare con il giocatore, ma avendo sul piatto, sul tavolo, un'offerta importante, importantissima, molto più alta di quella del Milan, sia per il Bruges che per il giocatore, per tentarlo, per vedere se lo convince a cambiare decisione. Conoscendo il giocatore, perché l'ho un po' studiato, ho visto la sua storia, il suo carattere, il suo atteggiamento, soprattutto il suo storico, perché queste impuntate le ha già fatte anche in passato, io non credo che il giocatore possa cambiare idea e accettare un'altra offerta. Ha dimostrato di essere fermo sulle sue posizioni e io credo che il Bruges alla fine dovrà cederlo per forza, perché non ha nessun interesse a tenere un giocatore che non è motivato, a tenere un giocatore magari fuori rosa ma a continuare a pagarlo, a tenere un giocatore che ovviamente potrebbe fruttare un bel po' di soldi da reinvestire su qualche altro giocatore ugualmente interessante. Nel frattempo comunque il Bruges lo ha convocato per i preliminari di Champions League, che ci saranno nei prossimi giorni, il 6 agosto, e quindi ci sono, diciamo, informazioni e notizie contrastanti, perché se da un lato il Milan è rimasto fermo sulla sua ultima offerta, 32,5 di base fissa più bonus per arrivare non si sa a quanto, ma a qualcuno dice addirittura a 38, qualcuno dice a 35, a 36, a 37, ma comunque a prescindere da quelle che saranno le cifre ufficiali, il Milan ha deciso di non cambiare la sua offerta. E Yashari sembra, come ho detto, assolutamente deciso a voler venire al Milan a tutti i costi. Nel frattempo ci sono state anche le dichiarazioni di Branchini, che è il procuratore di Allegri, il quale ha detto che Allegri non darà le dimissioni se non dovesse arrivare Yashari, e poi ha messo diciamo un po' di pepe sulla questione, dicendo: ma siete proprio sicuri che sia Allegri ad aver voluto a tutti i costi Yashari, che voglia a tutti i costi Yashari al punto da creare questa impuntatura e questo braccio di ferro? Quindi la mia riflessione è questa, non credo di averne sentite di riflessioni di questo tipo, c'è chi dice delle cose, ma secondo me la verità è questa. Quello che vuole Yashari, paradossalmente e fuori da qualsiasi pronostico, è Furlani, e questo non per una questione tecnico-tattica, perché abbiamo capito che a Furlani interessa solo l'aspetto economico, perché lui è la faccia, il braccio armato, fra virgolette, del fondo Red Bull e soprattutto del fondo Elliott. Furlani vuole questo giocatore un po' probabilmente perché ovviamente è il prospetto ideale per poter essere venduto fra qualche anno con una grandissima plusvalenza. Quindi Furlani ragiona anche in termini tecnici, perché chiaramente si è confrontato con lo scouting, con Tare, con Allegri, e ha ricevuto approvazione, nel senso che il giocatore è stato valutato come assolutamente importante, assolutamente interessante per il Milan. Ma io credo che lo faccia soprattutto perché è il tipo di giocatore ideale per la filosofia del fondo Red Bull, in questo momento anche fondo Elliott, cioè di prendere un giocatore giovane a 22 anni a una certa cifra per poterlo poi rivendere fra 2 o 3 anni a 70-80 milioni e farci sopra una grandissima plusvalenza.
È per questo che Branchini ha fatto la battuta come dire: ma siete proprio sicuri che è Allegri che lo vuole a tutti i costi? Allegri, quando gli è stato sottoposto il profilo del giocatore, ovviamente ha detto sì, mi interessa perché è un giocatore che ha determinate caratteristiche, ma ha fatto anche capire Branchini che il Milan ne potrebbe tranquillamente fare a meno. E l'altro motivo per cui secondo me Furlani vuole questo giocatore a tutti i costi è per prendersi una rivincita di quello che è successo con De Ketelare, situazione nella quale non ha potuto decidere direttamente Furlani perché c'era Maldini che ha preso la decisione finale e probabilmente se l'è legata al dito, e quindi vuole in qualche modo fare un dispetto al Bruges, portandoli via un giocatore importantissimo che avrebbe potuto chiaramente il Bruges rivendere fra qualche anno a una cifra nettamente più alta, per in qualche modo pareggiare i conti. Questa è una mia personale opinione, prendetela con le molle, prendetela come volete, anzi ditemi se vi torna questo ragionamento che ho fatto e se anche per voi potrebbe funzionare in questo modo. Questo per quanto riguarda gli Asciari, che quindi ci dobbiamo aspettare che se in queste ore, in questo weekend parlerà col Bruges, e se il 6 di agosto c'è questa preliminare di Champions League, è ovvio che probabilmente entro il 6 dovremo riuscire a sapere qualcosa. Oggi è sabato 2 agosto, quindi fra qualche giorno sicuramente sapremo qualcosa. Altre notizie riguardano le possibili cessioni di Okafor, che è stato messo nel mirino dal Bologna. Ha chiesto un prestito con diritto di riscatto. Io vi chiedo, voi lascereste partire Okafor per farlo andare a Bologna con un'operazione di prestito con diritto di riscatto? Io sinceramente no. L'Okafor che ho visto e che è uno dei giocatori che non ho nominato ma che sicuramente è stato rivitalizzato dalla cura Allegri, è un giocatore che ci può fare veramente tanto comodo. È un giocatore che vuole rimanere al Milan, nel senso che non ha mai manifestato il desiderio di andare via, e le voci di mercato che lo riguardano sono voci che lo riguardano perché è il Milan che l'ha messo sul mercato e non viceversa. E quindi io francamente lo terrei, e lo terrei anche, come dire, utilizzandolo, perché abbiamo visto in molte situazioni anche lo scorso campionato che quando è entrato ha fatto la differenza. Può essere il sostituto di Leao sulla fascia, può essere il sostituto di Leao come seconda punta o come prima punta, quindi un giocatore secondo me straordinariamente importante. Diverso il discorso per Chukwueze, che è un giocatore difficilmente addestrabile, addomesticabile, è tutto istinto, ma abbiamo visto come Pulisic, che è un giocatore di rara intelligenza calcistica, si sia messo a disposizione totale della squadra nonostante il suo livello e il suo talento, faccia il centrocampista esterno in un centrocampo a 3 o in un centrocampo a 4 e rientri in fase difensiva facendo un lavoro enorme. Quindi grande complimento a Pulisic, grande manifestazione di stima nei confronti di Pulisic per questa sua dimostrazione di grande umiltà, ma la stessa cosa dovrebbe farla Chukwueze, e invece in fase difensiva Chukwueze è veramente come dire, poco applicato, poco concentrato, quindi non so se vale la pena di tenerlo oppure se investire su un giocatore già pronto. Ecco, qui ditemi la vostra, ma io forse su Chukwueze farei un tentativo per piazzarlo, chiaramente non regalandolo, a una cifra interessante, per poter prendere magari un esterno di centrocampo già fatto e finito, o magari addirittura un Chiesa, che potrebbe essere sì una scommessa, ma che se riesce Allegri a rivitalizzare anche lui, come ha fatto con molti altri giocatori, ci potremo trovare veramente un campione in casa senza grande sforzo. Poi chiaramente siamo alla ricerca di un terzino destro, ci sono diversi nomi, come vi ho detto non vi faccio nomi a caso, tanto perché bisogna fare video e visualizzazioni. Quando ci saranno conferme di un interessamento concreto e di un'offerta concreta per un certo tipo di giocatore ve lo dirò e vi terrò aggiornati in questo senso. Vi ho già detto di Vlahovic è in una situazione particolare perché Comolli o Comolli, insomma il dirigente più importante in questo momento della Juventus, ha fatto presente che ha parlato con l'entourage del giocatore e si sono trovati d'accordo sul fatto che se dovesse arrivare una offerta che possa essere ritenuta interessante sia per il giocatore che per la squadra,
automaticamente questa verrebbe presa in considerazione. Secondo me, tradotto in termini comprensibili, significa che la Juventus potrebbe pensare di arrivare a cedere Vlahovic solo a fronte di un'offerta che possa in qualche modo superare quello che è la situazione contabile, no? L'ammortamento. Quindi in questo momento Vlahovic, per poter andare pari come investimento, necessita che la Juventus incassi 19,5 milioni, e quindi è lecito pensare che la Juventus accetti offerte a partire da 22, 23, forse 25 milioni per generare una piccola plusvalenza. Non so se il Milan è disposto a investire questa cifra, non so se il Milan ha già messo in preventivo di tirare fuori 20-30 mila euro per l'attaccante, ma se così fosse io credo che con la cura Allegri, Vlahovic potrebbe veramente tornare ad essere quell'attaccante che abbiamo ammirato alla Fiorentina, se no ce ne saranno altri. Io sono veramente curioso di vedere cosa succederà quando torna Santi Giménez, perché Santi Giménez è quel giocatore che con Allegri può veramente sbocciare definitivamente e può diventare non semplicemente una delle punte, ma la punta di riferimento anche per i prossimi anni, perché è giovanissimo. Nel frattempo sta per arrivare Modric, ci sono già preparativi per la presentazione. Il popolo rossonero ovviamente è in fermento, è uno dei top player assoluti nel calcio mondiale, e questo anche se l'età è già avanzata. Noi sappiamo che Modric può veramente dare tanto al Milan, all'ambiente, ai giocatori più giovani, e quindi lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo che possa veramente fare la differenza. Per adesso è tutto, ci rimarremo sicuramente in contatto, vi aggiornerò su quelle che sono le novità di mercato e per quanto riguarda le amichevoli. Vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando iscrizione, accensione alla campanella, like e commento per sostenere questo canale. Grazie a tutti, alla prossima!